Salve ragazzi, benvenuti alla quarta lezione su Spinoza. La mia gatta mi sta mordendo, ecco, la mia piccola e tenera gatta Sofì è irrequieta come al solito e quindi saluta Sofì, le facciamo fare un bel volo, la lanciamo, la lasciamo andare e parliamo di Spinoza, parliamo questa volta del determinismo. Capire il determinismo significa capire Spinoza. Il determinismo è l'aspetto fondamentale della filosofia di Spinoza. Per spiegare come agisce, che cos'è, come conosce il Deus sive natura, Dio, ovvero la natura, il Dio panteistico di Spinoza, e come conosciamo anche noi, esseri umani, senza comprendere il particolare determinismo di Spinoza. È inoltre impossibile comprendere adeguatamente la morale, l'etica di Spinoza, che concluderà la sua opera, che appunto si intitola Etica. Il determinismo. Abbiamo visto che Spinoza Dio non è libero, e siccome da Dio discendono tutti i fenomeni naturali, le relazioni tra i modi finiti, le menti, singole menti e i singoli corpi, anche le relazioni di causa-effetto tra i singoli corpi o tra le singole menti saranno totalmente determinate. Poniamo che X è un qualunque evento causa e Y è un qualunque evento che è l'effetto di X. X è causa, Y è effetto. Vi ricordate che la relazione causa-effetto non può avvenire tra un evento fisico e un evento mentale, oppure tra un evento mentale e un evento fisico. Ricordate il parallelismo psicofisico? Può avvenire solo tra due eventi mentali oppure tra due eventi fisici. Questo l'abbiamo spiegato alla fine della lezione precedente. Dunque, il determinismo, il Dio di Spinoza, cioè la natura, il Dio di Spinoza non è altro che la trasposizione delle leggi di natura. Lui chiama Dio, cioè utilizza una parola carica di tradizione, Dio, per indicare qualcos'altro rispetto al Dio cristiano, rispetto al significato che la parola Dio ha sempre avuto prima di lui. Lui intende per Dio semplicemente la regolarità, l'inviolabilità delle leggi di natura. Per essere eterne, inviolabili, matematiche, le leggi di natura non possono derogare mai, non possono essere mai violate, non ci può essere la contingenza, il miracolo e quindi la libertà. Un corpo non è libero di cadere come vuole, cadrà sempre in base a quella legge espressa matematicamente con cui noi poi calcoliamo esattamente come cade. Allo stesso modo, qualunque evento naturale, anche gli eventi umani, dovranno essere legali, dovranno essere determinati. Un evento X causerà sempre un evento Y, lo causerà necessariamente. Il Dio di Spinoza è necessità. Il Dio di Spinoza esprime, ripeto, una metafora per esprimere l'inviolabilità, l'eternità, la regolarità delle leggi di natura della nuova scienza. Scienza della natura, fisica, che è diventata matematizzabile grazie all'applicazione della matematica da parte di Galileo, ma secondo Spinoza soprattutto da parte di Cartesio. Quindi una causa deve avere per forza un determinato effetto. Un evento XY causa-effetto non può e non poteva e non potrà in futuro avvenire in maniera diversa. Data una causa X ci deve essere uno e un solo effetto Y. La relazione tra X e Y non poteva non avvenire, oppure non poteva avvenire in maniera diversa. È tutto già predeterminato, è tutto già determinato. La natura e Dio rispondono all'imperativo della necessità. Noi abbiamo già visto, quindi non esiste libertà
non esiste caso, non esiste contingenza, non esiste neanche libertà nell'essere umano. Io stesso e tutti gli esseri umani sono delle macchine, d'accordo? Sono delle macchine. E quindi, eh, e quindi noi abbiamo già visto in passato che cos'è il determinismo. Già dall'antichità, in Democrito, per esempio, si erano affacciati sistemi fisici, interpretazioni fisiche di tipo deterministico, ma noi l'abbiamo visto anche in Cartesio. In Cartesio però il determinismo, che è conseguenza dell'esistenza di sole cause meccaniche, quelle che Aristotele chiamava cause efficienti, ricordate che in Cartesio il determinismo riguarda solo i corpi, la materia, l'estensione, compreso il mio corpo, che agisce in maniera determinata. Ricordate che le passioni nel corpo sono subite, avvengono persino le passioni, i sentimenti in maniera determinata. Però Cartesio, lo sapete benissimo, escludeva dal determinismo qualcosa di interiore nell'essere umano. L'essere umano è l'unica eccezione nell'universo, è l'unico essere che non è determinato perché oltre al corpo ha un'anima, ha una res cogitans che agisce in maniera libera, in base alla libertà, che agisce in maniera da avere una libertà, che agisce in maniera da avere un fine, uno scopo. Secondo Spinoza non è così. Spinoza dice che l'uomo non è un'eccezione al determinismo universale come pensava Cartesio. L'essere umano, che come tutti gli altri enti fa parte dell'unica sostanza infinita, Dio, ovvero la natura, è determinato. Io non sono libero neanche di decidere di muovere il braccio, io faccio parte di Dio, dell'unica sostanza, Dio di cui io faccio parte, di cui sono una parte, ha deciso di muovere il braccio al posto mio. E io mi illudo di essere libero, di aver mosso il braccio in base ad una determinazione libera della volontà, ma non è così, anch'io sono un automa, agisco in base solo a cause meccaniche, a cause efficienti. Ricordate che anche Cartesio diceva che Dio, il Dio cristiano, per lui crea la materia, gli imprime una quantità di moto all'inizio della creazione e poi si disinteressa della materia, l'abbandona alle cause meccaniche, alle cause efficienti. Però, ripeto, Cartesio faceva un'eccezione per l'uomo, che invece non si comporta in base al determinismo, alle cause meccaniche, ma si comporta in base a delle cause finali, in vista di un fine, di uno scopo, in maniera libera, può muovere il braccio, può non muoverlo. Secondo Spinoza non è assolutamente così. La necessità riguarda tutti, anche l'essere umano. Non sono libero quando una causa provoca un effetto, fosse anche il movimento del mio braccio o un'idea che viene nella mia mente, che insorge nella mia mente, quell'effetto non poteva non esserci, non poteva essere diverso, non poteva non essere quello e avvenire in quel momento preciso del tempo, in quel momento preciso dello spazio, in quel momento preciso all'interno di una catena di relazioni causa-effetto. Questo è il determinismo, quindi Spinoza lo applica a tutti, a tutto l'universo. E fate attenzione che Spinoza non è un materialista. Spinoza, ricordate, oltre all'estensione, crede anche che esiste il pensiero come attributo di Dio, che esistano i corpi singoli, ma anche le menti singole. Le menti non soltanto nell'essere umano, ma tutto. Anche il sasso ha una mente, anche il sasso pensa. A differenza di Cartesio che diceva che soltanto l'essere umano ha una mente, un'anima, uno spirito. Però il fatto che i modi finiti, cioè le singole menti dell'attributo infinito pensiero, siano anche nel sasso, siano in qualunque oggetto materiale, non vuol dire che quegli oggetti materiali agiscano liberamente oppure in base al caso, in base a un fine oppure in base alla libertà. Perché l'elemento non materiale, l'elemento pensiero,
l'elemento mente in Spinoza è determinato esattamente come l'elemento corpo. Quindi il determinismo che esisteva già, abbiamo visto col modello meccanicistico di Cartesio, di Gassendi, che esisteva già nell'antichità con Democrito, Spinoza lo porta alle estreme conseguenze, cioè il determinismo di Spinoza è ferreo, un determinismo molto duro, molto radicale. È stato detto che Spinoza elabora il determinismo più radicale della storia del pensiero occidentale. Perché il determinismo di Spinoza è particolare? È una forma di determinismo ferrea, inflessibile. Un attimo solo, recupero il cancellino che ho dimenticato in un'altra stanza. Spinoza dice che il determinismo è un determinismo di tipo logico. Che cosa significa di tipo logico? Abbiamo visto, noi abbiamo una relazione x la causa, y è l'effetto. Allora, noi siamo abituati dal determinismo classico a pensare che y venga prima che x, scusate, venga prima di y nell'ordine del tempo. D'accordo? Quindi sia x è una causa, y è un effetto. La causa quando avviene? Prima dell'effetto. C'è una palla da biliardo A che è la causa del movimento della palla da biliardo B. A è la causa, B è l'effetto. La causa avviene prima e l'effetto avviene dopo. Cioè il rapporto causale, il rapporto di causa-effetto è un rapporto di prima e dopo. C'è un antecedente temporale e un conseguente temporale. Cioè il rapporto di causa-effetto avviene nel tempo. C'è la palla A che si muove, io devo aspettare per vedere quale sarà l'effetto sulla palla B. So che l'effetto sarà inevitabile, necessario, necessitato, deterministico, ma io ancora non lo conosco. Cioè la causa viene prima, l'effetto viene dopo. Ok, causa e effetto sono strettamente determinate, non possono cambiare. Causa e effetto sono inevitabili, sono necessarie. Tuttavia resta il fatto che tutto ciò che è una causa rispetto a un effetto viene prima nel tempo e tutto ciò che è un effetto rispetto a una causa viene dopo nel tempo. Cioè abbiamo un prima e un dopo, un antecedente causale, un antecedente temporale, causa prima, viene prima, e un conseguente temporale, l'effetto viene dopo. Invece Spinoza, scusate, dice che il determinismo può essere pensato anche in un altro modo, cioè al di fuori del tempo. Nel momento in cui noi sappiamo che tutto ciò che avviene è necessario, il rapporto di causa-effetto, pensiamo che anche tutto ciò che avverrà nel futuro è già stabilito in base agli scontri di corpi e agli eventi mentali che ci sono ora. Noi in teoria potremmo, è quello che fa Dio, cioè la natura, prevedere tutte le cause e gli effetti in futuro, cioè potremmo prevederle, conoscerle prima del tempo, o meglio al di fuori del tempo, cioè possiamo trasformare il rapporto di causa-effetto in un rapporto di premessa e di conseguenza logica. Conseguenza. Cioè potremmo immaginare che il rapporto causa-effetto non avvenga nel tempo, ma fuori dal tempo, cioè sia un rapporto di tipo logico. Se gli eventi, i fenomeni naturali, avvengono con precisione matematica, possono essere studiati dalla matematica, possono essere anche considerati come una sequenza di teoremi matematici. Cioè,
la causa non necessariamente la devo vedere prima e l'effetto dopo, la causa la devo vedere come una premessa e l'effetto lo devo vedere come una conseguenza, ma non come una premessa che è un prima nel tempo e una conseguenza che è dopo nel tempo, cioè non più una premessa è una conseguenza di tipo causale temporale, ma una premessa è una conseguenza logica. Cioè il determinismo di Spinoza viene anche chiamato il determinismo logico. Io posso prevedere per l'eternità, conoscere i rapporti di causa e effetto come se non fossero nel tempo, senza aspettare che si realizzino nel tempo, al di là e al di fuori del tempo. Faccio un esempio, immaginiamo che la premessa siano le proprietà del triangolo. La conseguenza sono i teoremi del triangolo, come quello che dice che la somma degli angoli interni è sempre 180 gradi. Cioè, facciamo in modo che due eventi, che anche dei eventi fisici, eventi, fenomeni naturali, possano essere studiati, come Spinoza dice, come teoremi matematici. Voi direste che le conseguenze, che scusate, le proprietà del triangolo vengono prima nel tempo e il teorema che dice che gli angoli interni sono 180 venga dopo nel tempo. No, noi possiamo considerare queste due cose come al di fuori del tempo, cioè la causa, le proprietà del triangolo, danno un effetto, il teorema degli angoli interni 180 gradi, ma la causa non viene veramente prima nel tempo, capite? Non è più una premessa temporale, un prima cronologico, è un prima logico, così come l'effetto è una conseguenza logica delle proprietà del triangolo. Non so se mi sono spiegato. Il determinismo non è più un determinismo che avviene nel tempo, una relazione di causa-effetto cronologica, ma una relazione di causa-effetto logica, che può essere vista al di fuori del tempo. Dio, la natura o una razza di superscienziati che conoscesse dall'inizio del tempo la posizione e la velocità di tutte le particelle della natura potrebbe prevedere le relazioni di causa-effetto per l'eternità. Spinoza sta parlando di questo, cioè premessa e conseguenza possono essere viste non più come all'interno del tempo, ma al di fuori del tempo. Anzi, il tempo, come già ho accennato in una lezione precedente, non esiste oggettivamente, esiste solo per esseri limitati come noi che siamo dei modi finiti, ma a livello di natura, dell'insieme delle leggi di natura, cioè nella mente di Dio, Dio può conoscere tutti i fenomeni naturali, le loro cause e i loro effetti al di là e al di fuori del tempo. Immaginate che abbiate un libro di geometria che voi avete studiato benissimo, a memoria. Ogni causa, ogni punto di partenza di un teorema genera l'effetto, cioè la dimostrazione del teorema. Quell'effetto poi genera un altro è la causa di un altro effetto e così via, dall'inizio alla fine del libro di geometria. Voi avete bisogno di aspettare del tempo per vedere se le proprietà del triangolo causano il fatto che la somma di ogni triangolo, gli angoli interni siano a 180? No, cioè causa e effetto sono contemporanei. Voi non avete bisogno di, come sfogliando le pagine del libro di geometria, vediamo c'è una premessa di un teorema, aspettiamo di vedere quale sarà la conseguenza del teorema, che comunque è necessaria, è una sola, la conseguenza del teorema rispetto alla causa. Lo sapete già, perché sapete il libro di geometria a memoria. Quindi il libro di geometria a memoria da una prima causa vi dà un effetto 2, che poi diventa una causa 2 per l'effetto 3, e l'effetto 3 diventa la causa 3 per l'effetto 4 e così via. Voi tutte queste cose non le conoscete nell'ordine del tempo, non avete bisogno di tempo per vedere, vediamo quali sono i teoremi che verranno successivamente. Li conoscete già dall'inizio alla fine del libro di geometria e quindi li conoscete al di fuori del tempo. Li conoscete non come cose che vengono prima, cause che vengono prima nel tempo ed effetti che vengono dopo nel tempo. Li conoscete come premesse e conseguenze
come un prima e un dopo, non di tipo cronologico, ma di tipo logico. E quindi non c'è neanche bisogno del tempo e Dio non conosce nel tempo, conosce tutto al di fuori del tempo. Quindi il determinismo non ha bisogno del tempo, non è più un rapporto di causa-effetto temporale, ma un rapporto di causa-effetto logico. Il determinismo diventa un determinismo logico. Significa che proprio come in matematica l'effetto è uno solo, non solo l'effetto è necessitato è uno solo, B rispetto a, l'effetto se fosse diverso, causerebbe una contraddizione logica. Allora è un determinismo molto più forte rispetto a tutte le forme di determinismo elaborate fino ad allora nella tradizione occidentale, perché si tratta di un determinismo logico fuori dal tempo. Nella mente di Dio tutti gli effetti possono essere visti fuori dal tempo, che non esiste realmente il tempo, cioè subspecie eternitatis, aeternitatis. Dio, la natura, una razza di superscienziati che conosce tutto delle leggi fisiche dell'universo, conoscerebbe le relazioni di causa-effetto sotto la specie dell'eternità. Non avrebbe bisogno del tempo. Io so che è un effetto, ok, è l'unico possibile, è necessario, dovrà essere per forza quello. Però bisogna comunque di tempo per vedere qual è questo effetto. E invece no, in questo tipo di determinismo l'effetto è già concepito a priori, prima che si realizzi, al di là del fatto che si realizzi nel tempo, in modo tale che la catena di miliardi e miliardi di causa-effetto venga conosciuta in modo tale che come se i fenomeni naturali fossero tutti contemporanei, fossero già nella mente di Dio. Quindi il determinismo logico è particolarmente rigido. Non solo l'effetto B deve necessariamente derivare dalla causa A, è l'unico tipo di effetto che può esserci. Quel B è necessario, determinato, non può non esserci, non poteva avvenire in un altro modo. Ma addirittura se non vi fosse l'effetto B conseguente alla causa A, ci sarebbe contraddizione logica. È come quando tu dici che 2 più 2 non fa 4, la causa 2 più 2 deve dare il 4. Se non dà il 4, se ci fosse un effetto diverso rispetto alla causa 2 più 2, questo darebbe contraddizione logica. E il fatto che 2 più 2 dà come effetto 4 non avviene nel tempo, avviene in base a una premessa e una conseguenza che non sono più cronologiche, un prima e un dopo, ma che sono una premessa e una conseguenza di tipo logico. Questo è il determinismo logico particolarmente duro, particolarmente stringente di Spinoza e fa in modo ovviamente di caratterizzare l'unica sostanza, Dio, ovvero la natura, come qualcosa che non ha nulla a che fare con il Dio degli ebrei e dei cristiani della tradizione giudaico-cristiana. Spinoza e Ateo si affrettano a concludere i suoi contemporanei, i cristiani, al tempo di Spinoza, coloro che credono in un Dio finalistico con un fine, trovano piuttosto ostica la lettura dell'Etica, vi ricordate, scritta come un libro di geometria, alcune cose sono proprio incomprensibili, ma una cosa avevano capito benissimo, che Spinoza parla di Dio intendendo qualcosa che non ha più niente a che fare con la tradizione ebraico-cristiana. Dio è solo la metafora della trasposizione delle leggi di natura. La caratteristica di questo Dio è la necessità. Dio è libero? No, non ha la libertà. Dio è amore? No, non ha l'amore.
Dio agisce in base a un fine? No, non agisce in base a un fine. Dio è necessità. Dio, e in questo lui è d'accordo con Cartesio, agisce solo per manifestare la propria potenza. Ma a differenza del Dio cristiano di Cartesio, la potenza del Dio spinoziano è una potenza necessitata. Ma come? L'io non è libertà, l'io non è amore, l'io non ha un fine, uno scopo. La natura non ha un fine, uno scopo. La natura non agisce per amore, la natura non agisce liberamente. È un insieme di leggi matematizzabili, inviolabili e necessarie. Spinoza difende la sua visione di Dio, compatibile con la rivoluzione scientifica, rispetto al Dio ebraico-cristiano, che lui trova infantile, lui critica il Dio dell'ebraismo, del cristianesimo, lo considera un Dio infantile, un Dio che viene fuori da un modo di ragionare che è pre-scientifico, che è il modo di ragionare delle persone che non avevano ancora la mentalità della scienza moderna. Dio non è libero. Spinoza dice che Dio, siccome è perfezione, è infinito, non può essere libero. La libertà sarebbe un limite alla perfezione e all'onnipotenza di Dio. Perché se Dio fosse libero, vorrebbe dire che Dio è limitato. Siccome Dio è perfetto, Dio non può essere libero. Qualcosa che è perfetta, che è onnipotente, non può essere libera, deve essere necessitata, deve esprimere la propria potenza in maniera necessaria. Dio infatti per Spinoza crea, non al modo dei cristiani, ma crea, si espande, si emana l'unico mondo possibile. Dio ha creato questo mondo in maniera necessaria ed è l'unico mondo possibile, quello che risponde alla logica. Secondo Cartesio e secondo il cristianesimo in generale, Dio avrebbe potuto creare qualunque universo, avrebbe potuto creare anche un universo diverso dal nostro. Ricordate che Cartesio diceva che Dio, oltre alla materia e al movimento, crea anche le verità logiche e matematiche, ve lo ricordate? Invece, secondo Spinoza, Dio è necessitato. Dio può creare soltanto questo universo. Crea per necessità, non per amore, non per libertà, e la sua necessità rappresenta la sua potenza. Non è, dice Cartesio, il Dio antropomorfo, simile all'essere umano dell'ebraismo e del cristianesimo. L'errore fondamentale è il fine, quello che Cartesio chiama il pregiudizio finalistico. Soltanto gli stupidi, secondo lui, dopo la rivoluzione scientifica, la dimostrazione che la matematica spiega in maniera inviolabile i fenomeni naturali, dopo tutto questo, dopo Cartesio, soltanto gli stupidi possono avere il pregiudizio finalistico. Le pagine di Spinoza contro il pregiudizio finalistico sono famose, perché Spinoza individua nel pregiudizio finalistico la causa di tutti i mali. Il Dio antropomorfo, siccome l'essere umano agisce liberamente o meno, non si illude di agire liberamente in base a un fine, in base a uno scopo, l'essere umano si inventa un Dio che è simile a lui, cioè che agisce in maniera libera in base a uno scopo, in base a un fine. Cioè Spinoza spiega anche come è venuta fuori, qual è l'origine erronea del Dio giudaico-cristiano. Siccome l'uomo pensa di essere libero, di agire secondo fine, immagina che ci sia un'intelligenza che ha creato l'universo e domina l'universo, che sia un'intelligenza del tutto simile a quella umana, che agisce liberamente, che agisce secondo un fine. Invece, secondo Spinoza, non esiste questo. Dio non ha intelletto, Dio non ha volontà, Dio ha soltanto potenza. Dio è l'espressione della necessità e dell'inviolabilità delle leggi di natura. Quindi non ha senso pregare Dio, venerare Dio, pensare che Dio ascolti le preghiere umane oppure giudichi le azioni umane per punirci oppure per premiarci. Questa è un'idea infantile di Dio, un'idea
antropomorfica di Dio, fare di Dio un ente che si comporta come si comporta l'uomo. Invece Dio è potenza, Dio è necessità, Dio è l'inviolabilità matematica delle leggi di natura. Il pregiudizio finalistico è la base di tutti gli errori e di tutte le superstizioni. L'idea sbagliata che la natura, il cosmo, l'universo abbia un fine, abbia un senso, si comporti in base ad una provvidenza, che abbia un ordine. La necessità del Dio di Spinoza è una necessità cieca. L'ordine nella natura non esiste, è soltanto apparente. Vedremo che anche il bene e il male li creiamo noi, non esistono oggettivamente nella natura. Non esiste, la natura non agisce secondo un fine, non agisce secondo una provvidenza, agisce solo in base a cause meccaniche. Le cause finali devono essere eliminate, le cause finali, non come Cartesio che le eliminava soltanto nei corpi materiali. Le cause finali vanno eliminate dappertutto, anche dove ci sono enti spirituali, singole menti, la mente, il pensiero, in me oppure nel sasso, non agisce finalisticamente, non agisce liberamente, agisce solo in maniera meccanica, deterministica. L'universo non ha un fine, Dio, le leggi di natura non agiscono secondo un fine. Non ha senso chiedersi perché quel corpo cade. Non ha senso chiedersi che cosa vuole realizzare quel corpo quando cade, qual è la sua finalità. Non c'è un perché, non c'è una finalità nell'universo. Quel corpo cade perché cade. La scienza moderna con la matematica cartesiana spiega soltanto come il corpo cade, come conoscere la verità. E la verità non ha un fine, non è orientata verso un senso, verso una giustizia, verso una provvidenza, verso un ordine, un'armonia cosmica che per Spinoza non esistono. Il pregiudizio finalistico è la base di tutte le superstizioni. Gli uomini ignoranti sbagliano, non possono arrivare alla verità. Sono infantili nel loro ragionamento perché pensano che loro stessi o qualunque fenomeno della natura o Dio ovvero le leggi di natura si comportino in base a un fine per raggiungere uno scopo, perché hanno in mente qualcosa da raggiungere, un fine. In realtà il fine non esiste, le cause finali, la provvidenza, il senso, l'ordine, eccetera, devono essere eliminate dalla natura e anche il Dio di Spinoza, che infatti non è altro che un modo per esprimere la regolarità delle leggi della natura, i suoi contemporanei se ne accorsero benissimo, non agisce secondo un fine. Quindi Deus sive natura, il Dio di Spinoza, non è altro che una trasposizione, una metafora delle leggi matematiche, studiabili in maniera matematica, delle leggi scoperte dalla nuova scienza, dalla scienza sperimentale cartesiana. Ci vediamo alla prossima lezione.